Perché definiamo il sistema nervoso come un unico e grande nervo liquido? Perché ci riferiamo al periodo embrionale, allo sviluppo embrionale. L'embrione in quei momenti là, siamo intorno alla terza settimana, terza, quarta settimana, manifesta la voglia di crescere, che è fortissima, ma siamo ancora in un ambiente totalmente fluido. In effetti, se guardiamo l'embrione di quel periodo là, lui è totalmente liquido, fluido. E anche il primitivo sistema nervoso. Il primitivo sistema nervoso si manifesta come un unico tubo fluido. Ecco, noi in biodinamica ci riferiamo sempre all'embriologia per poter accogliere dai primordi formativi tutto quello che poi durante la vita si è potuto manifestare o esercitare. Che cosa succede? Che questo tubo primitivo ha una voglia pazzesca di ingrandirsi, è, come posso dire, tenuto un po' sotto controllo dal mesoderma, che è quella parte intermedia, però quindi ventralmente assistiamo anche a una voglia di crescere dell'endoderma, quindi del tubo primitivo digestivo. Che cosa succede? Che questa necessità del sistema nervoso di crescere crea apicalmente, proprio in questa zona qua, nell'embrione, uno spazio, crea proprio uno spazio. Questo spazio è chiamato l'intestino cefalico. L'intestino cefalico sarà proprio quello spazio che darà vita a tutto quel enorme, sofisticatissimo sistema degli archi faringei affinché si possano produrre tutte quelle capacità della mimica facciale, quindi della relazione, dell'orientamento, dei muscoli dell'orientamento, quindi del sistema nervoso sociale, muscoli della masticazione, quindi dell'assumere del cibo, quindi del vivere e quindi della digestione, un sacco di cose, del vedere, i sensi. Ecco, quindi in questa parte, in questo grandissimo sistema che sono gli archi faringi, sono racchiusi tutti i nostri nervi cranici. Ecco, esporremo durante il seminario tutto ciò, tutto il mondo dei nervi craniali partendo da un'effettività embriologica, affascinante e concreta.